Internet è sempre pronto a dividersi per qualsiasi cosa. Serie TV, frame rate, console war, doppiaggi e naturalmente anche su un design di un personaggio. Poi, quando si inizia a parlare di Crash Bandicoot, la discussione inizia a farsi inesorabilmente molto più accesa. Per chi è abituato ad essere nella fanbase di Crash, questi discorsi sono sempre stati all'ordine del giorno. A cominciare proprio dai primi anni 2000, quando anno dopo anno il design di Crash andava a cambiare. Da un aspetto molto più classico come quello di Crash 1, 2, 3 e l'ira di Cortex, fino a un restyling abbastanza ben tollerato come quello di Twinsanity, poi arrivare a stravolgimenti molto controversi come quello di Titans e di Mind Over Mutant, per poi tornare sui propri passi con Skylanders Imaginators e Insane Trilogy, per poi nuovamente tornare nella faida nel 2020. Che cosa succede in questo 2020? Beh, esce Crash Bandicoot 4 It's About Time e questo gioco porta con sé un pesante restyling rispetto al più conservativo Crash Team Racing Nitro Fueled e Crash Bandicoot Insane Trilogy ancora prima. Proprio grazie all'uscita di questo gioco, una parte della community ha trasformato il restyling del marsupiale arancione in un vero e proprio campo di battaglia digitale. C'è chi lo ha definito osceno, c'è chi lo ha definito troppo cartunesco, chi sostiene invece che Crash abbia perso quell'anima anni 90 che lo rendeva così speciale. Dall'altra parte, però, c'è chi ha riconosciuto nel lavoro di Toys for Bob e dei suoi artisti un'operazione molto più raffinata e rispettosa di quanto possa sembrare ad un primo sguardo. Questo perché il Crash di It's About Time non è un semplice restyling, non è neanche una reinterpretazione radicale, non è neppure un taglio netto col passato, è piuttosto una sintesi consapevole di oltre 20 anni di evoluzione estetica. Un punto d'incontro tra epoche, studi di sviluppo e visioni artistiche differenti. Il Crash di Crash 4 è un Crash che non raccoglie un'epoca della serie, ma le contiene tutte. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone e oggi faremo un'analisi approfondita sul modello di Crash 4. Quasi 6 anni dopo. Direi di partire fondamentalmente dall'incipit che mi ha portato a fare questo video, ovvero l'immagine dell'utente Gray, che nel fandom internazionale anni addietro fece un'immagine dove conteneva diversi modelli di Crash di tutto il franchise che alla fine convergevano in un unico design unificato, ovvero quello di Crash 4. Andiamo a prendere quell'esempio e amplifichiamolo un po' di più. Quindi perché non partire direttamente dall'inizio di tutto, dalla base, dalla purezza, dal canone, dal modello di Naughty Dog. Dalla trilogia originale firmata Naughty Dog, il team recupera l'ossatura identitaria del personaggio. La gobba pronunciata, la silhouette stretta e allungata, quella postura sempre in avanti che comunica movimento anche quando è fermo. È il Crash elastico, nervoso, slapstick che dominava la scena PlayStation a metà anni 90. Un design costruito per essere leggibile in movimento, per funzionare con una fluidità disarmante. Elementi che oggi vengono ripresi e raffinati, senza perdere quell'immediatezza visiva che lo rende iconico. A pari passo con i due modelli di Crash 1, Crash 2 e Crash 3, ne nasce un altro, usato principalmente, se non per 2 sporadici giochi, nel materiale promozionale di una certa parte del mondo. Sto parlando, chiaramente, del Crash giapponese. Dal design promozionale giapponese, che negli anni ha sempre proposto una versione più morbida e adorabile del personaggio, arriva invece un'influenza più cute, linee meno aggressive, espressioni più elastiche, una gamma emotiva più ampia. È un Crash che può essere buffo senza risultare grottesco, sciocco senza diventare caricatura. Un equilibrio fondamentale in un mercato globale, dove l'identità visiva deve funzionare in contesti culturali molto diversi. Ma il team di artisti di Crash 4 va oltre. Non si ferma unicamente ai modelli principali, ma va anche verso modelli che tecnicamente potrebbero non aver lasciato il segno.
o almeno non così tanto. Chiaramente sto parlando del modello di Crash Bandicoot, l'ira di Cortex. Il modello di Crash Bandicoot, l'ira di Cortex, lascia un'eredità meno evidente, ma altrettanto significativa. Dettagli più realistici, come l'interno delle orecchie color carne, oppure i ciuffi di pelo proprio all'interno delle orecchie, sono elementi peculiari di questo modello, così come anche una forma del piede leggermente più allungata e strutturata, come se fosse un cartone animato. Anche la palette dei pantaloncini richiama quell'epoca, in un sottile gioco di rimandi cromatici che solo i fan più attenti colgono immediatamente. L'unica volta che questo dettaglio dei pantaloncini è stato ripreso è stato in Tag Team Racing, altro gioco in cui il modello di Crash viene banalmente ricordato come quello di Twinsanity. A proposito, da Crash to Insanity torna un dettaglio spesso molto sottovalutato: il muso completamente ricoperto di pelo. Una scelta nata in parallelo con Crash Nitro Kart, di cui vi avevo parlato nella retrospettiva di Crash to Insanity. Questo muso color crema aggiunge texture, volume e calore al volto del personaggio, molto più del rosa. Non è solo una questione estetica, è una scelta che rende Crash più fisico, naturale, più animale. Inizialmente il muso rosa era stato ideato per differenziare la schiena dal petto di Crash. Ad oggi, con le tecnologie moderne, con i render moderni incredibilmente superiori rispetto a 30 anni fa, questo dettaglio può essere tranquillamente omesso, per lasciare spazio al tratto più animalesco di Crash. Crash non si fa la barba. E parlando di animalesco, andiamo a fare un piccolo viaggio concettuale. Se io vi dicessi Crash più selvaggio, più animalesco, voi che cosa pensereste? Ebbene sì, persino l'era più divisiva del franchise, ovvero quella di Crash of the Titans e Crash il dominio sui mutanti, lascia la sua impronta. La pelliccia più disordinata, leggermente selvaggia, richiama quella reinterpretazione più tribale del personaggio. E il dettaglio delle impronte di zampa sotto le scarpe è un chiaro rimando a quell'estetica più caricaturale e fisica. Non è un caso. È un modo per riconoscere anche le fasi più controverse della serie come parte integrante della sua identità. E qui finisce direttamente la vecchia fase del franchise, perché da qui in poi si inizia con la nuova. Infine, il cerchio si chiude con uno dei design più recenti del personaggio, quello di Crash Insane Trilogy. I pantaloncini da bagno, ormai diventati lo standard definitivo del personaggio, vengono mantenuti e integrati perfettamente nel nuovo modello. È il segno che la reinterpretazione del 2017 non era un'operazione isolata, vorrei ben vedere, ha venduto oltre 10 milioni, ma l'inizio di una nuova continuità visiva. Il risultato finale è un Crash che riesce in un'impresa tutt'altro che semplice: essere familiare e nuovo allo stesso tempo. Non appartiene più esclusivamente all'era PlayStation 1, né a quella post Naughty Dog, neanche all'era Radical. Il Crash di Crash 4 è un personaggio che porta addosso tutte le stratificazioni della propria storia, trasformandole in coerenza stilistica. Ed è forse proprio questo il punto che spesso sfugge nelle discussioni più accese. Crash Bandicoot 4 It's About Time non cancella il passato, non lo sostituisce, non lo rinnega, ma lo assorbe, lo rielabora e lo celebra con la consapevolezza di chi conosce profondamente il peso di un'eredità iconica. In un'industria che si può dire ormai allo scatafascio, dove tante volte si azzera tutto per inseguire delle mote o dei dettami, il Crash di Toys for Bob compie l'operazione opposta, costruisce il futuro partendo da ogni singola versione che lo ha preceduto. E forse quindi, prima di liquidarlo con svariati meme o con commenti piccati, accesi, arrabbiati, varrebbe la pena osservarlo con occhi diversi, perché sotto quella pelliccia più folta e quello sguardo leggermente più espressivo e tontolone non c'è un tradimento, c'è una storia lunga 30 anni che continua ad evolversi, senza però mai dimenticare da dove è partita.
Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate riguardo questo modello. Qual è il vostro modello di Crash preferito? Per me, personalmente, il modello perfetto di Crash è quello di Skylanders Imaginators. Sì, so che magari può essere un'opinione impopolare, però fateci caso. Tutto quello che ho detto sul Crash di Crash 4 si può applicare tranquillamente anche a quel modello lì. E ancora di più, come base, come silhouette, è il Crash di Charles Zembillas, il creatore di Crash e di Spyro. Vi faccio vedere direttamente le immagini qui in comparazione, sono praticamente la stessa cosa. Per di più ha un'anatomia incredibile. Credo che quella fosse la strada giusta, che potesse unire sia i vecchi che i nuovi, così come lo è il Crash di Crash 4. Ma bando alle ciance, voglio sapere la vostra, magari senza scannarci a vicenda. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre e con 1000 design differenti, l'importante è dire semplicemente una cosa: viva Crash Bandicoot ragazzi! Io già mi aspetto i commenti, ci sarà il putiferio, la guerra, ho fatto scoppiare la terza guerra mondiale. Sapete come si chiama questo tipo di guerra sullo Zone? Crash Wars, ovvero litigi sul design migliore di Crash. Prego, ho servito la guerra, sono un mostro.